traccia di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, apriamo il freezer, tutto in diretta perché stamattina ragazzi, io non so da voi ma è veramente un freddo primordiale e tutte le mattine la cosa più bella è il trauma. Questa fra l'altro è già la seconda mattina che riusciamo a scaldarci, quindi noi apriamo il nostro fantastico stacca batterie, facciamo il nostro bellissimo on su il nostro riscaldatore, voilà. Prendiamo coraggio, aspettiamo 5 minuti che si riscaldi l'ambiente e cominciamo a lavorare che abbiamo un sacco di roba da fare. Punto della situazione. Mi sono incasinato. Punto della situazione su che cosa dobbiamo fare questa mattina ragazzi. Allora, magneto termico e scatolina di derivazione e andiamo a fissare il caricabatterie e fare il cablaggio con il cavo da 220 che è qua, in modo che approntiamo il fatto che il primo punto di ricarica che io abbia della mia batteria sia gestito dal caricabatterie. Questo in breve tempo dovremo avere finito. Dopodiché ragazzi cominciamo a fare la calata che dalla nostra fusibiliera porterà i nostri contatti qui sopra. E diciamo prima questi due contatti erano comunque due cavi entrambi che gestivano un più, perché ricordatevi che c'era quel bambinone qui, deviatori, scambio di più dell'alternatore, macello. Noi che cosa faremo? Faremo diventare il rosso rosso e il giallo lo faremo diventare una massa, così noi abbiamo in questo punto specifico un più e un meno pulito che mi arrivano direttamente da batteria. Originariamente l'impianto, la massa la prendeva da questa barra qui, che tutte le varie masse erano collegate con una vite qua. Non è mai una cosa buona, nel senso che sì, funziona, non è che non funziona, però ti generano la classica cosa che ad esempio attivi la pompa dell'acqua, cominciano a sfarfallare le luci, le luci a volte non sono pulite, cioè diciamo che non è proprio una buona massa finché ci siamo, dal momento che abbiamo già due tratte di cavo, fra l'altro anche belle grosse perché sono dei 6 mmq, quindi reggono 32 ampere, stai comodo, non è un problema. Facciamo gestire uno il più e uno il meno, quindi ragazzi al lavoro perché si comincia adesso a stare leggermente meglio. Mi fermo ragazzi per una cosa importante. Quando gestiamo diciamo impianti elettrici con corrente alternata, rispetto diciamo al classico impianto elettrico con corrente continua, quindi più e meno, ci troveremo un cavo in più che è il classico diciamo giallo-verde, è il cavo della messa a terra, da non confondere con tante altre cose. Non sto qui a discuterne ragazzi, o a provare di spiegare, perché sicuramente ci vorrebbero ore per farvi capire l'utilità e la pericolosità nel fare e non fare certe cose. Mi limito semplicemente a spiegarvi una cosa. Questo è il mio impianto che arriva da una rete esterna, quindi diciamo da una colonnina del campeggio. Io quindi ho il marrone che universalmente è identificato come la fase e il blu che è universalmente identificato come il neutro, d'accordo? È la stessa roba che mi arriva dalla mia colonnina. In più c'è questo bellissimo cavo di messa a terra. Il cavo di messa a terra serve perché se mi salta qualcosa della 220 all'interno del camper, scatta il magneto termico e brum, tutto quello che c'è in più passa attraverso la messa a terra e va a scaricarsi in un piolo nel terreno da qualche parte del campeggio, ok? Ve la sto stringendo ragazzi, sapete che se no vengono dei pipponi e voi non capite di cosa stiamo parlando. In questo mini impianto, questo unico magneto termico gestisce solo e unicamente questo caricabatterie. Come vedete il cavo del caricabatterie in dotazione non è dotato di messa a terra. Perché? Perché il wattaggio, cioè la potenza è talmente bassa, come quando voi comprate una lampadina
a LED per illuminare la casa, no? Che ci sono già fatte con il suo pulsantino, voi andate a vedere i poli, hanno solo 2 poli, hanno solo la fase e il neutro, non c'è la messa a terra, perché la potenza è talmente ridotta che qualunque cosa faccia non è comunque pericolosa, ok? Io in questo caso, avendola comunque la messa a terra, rimarrà qui non utilizzata, perché di fatto al momento non ho niente, anche perché in questo impianto 220 noi ne avremo 2, serve solo e unicamente perché se io mi collego all'esterno parte il caricabatterie, basta, niente di più, niente di meno. Quindi ci tenevo a spiegarvi un attimino questa cosa. Finisco, chiudo tutto e se trovo il cavo in giro che non so dov'è, proviamo anche l'impianto. Intanto vi aggiorno su cosa abbiamo fatto. Come avete visto, allora, caricabatteria attaccato, adesso vado a prendere il cavo e lo proviamo esternamente con la 220, quindi quello siamo già tranquilli. Avete visto che anche in questo caso, togliendo il fusibile, vedete che si alimenta, quindi vuol dire che chiaramente l'alimentazione al caricabatterie funziona. Lo vedete spento chiaramente perché non essendo collegato alla 220 non ha bisogno di funzionamento. Ora questo vedete è la tratta del meno e questa che vedete di qua è la tratta del più. Adesso bisogna cominciare a stare anche un attimo attenti con i cavi che sono il più e il meno che mi porteranno sull'impianto. Faccio questo collegamento alla fusibiliera, così come ultimo test ragazzi proviamo a accendere il caricabatterie e vedere se sopra siamo tranquilli con il più o meno. Magari finché ci siamo provo un attimo a alimentare la pompa dell'acqua, cose del genere, vedo che tutto funzioni correttamente. Dai, ultima lavorata, rete c'è, adesso spero di riuscire a farvelo vedere. Facciamo un'alimentazione diretta alla pompa dell'acqua, così la dovreste sentire. Andiamo a ricollegare il nostro fusibile nella fusibiliera sotto, bisogna stare attenti perché sono contatti liberi, d'accordo? Sentite un po'. Senti? Perfetto, ok? Molto bene, ultimo test a fare inerente al caricabatterie. Oggi ci abbiamo dato, Pronti all'ultimo test. Allora, come avete visto ho già fatto tutte le prove, impianto subito, come non lo usate, rinastrate i cavi, perché qui dalla fusibiliera c'è subito un 12. Cominciamo già a usare anche il suo coperchio, perché cominciano ad esserci diverse utenze. Allora, pronti via, collegato l'esterno, alziamo il magneto termico e aspettiamo, esatto, che il nostro caricabatterie, come avete visto, parte. La cosa bella di questo caricabatterie è che fa l'autodiagnosi. Vedete che ha rilevato che è una lithium, d'accordo? Per lui al momento è full. Ora non so che tipo di punti di ricarica, devo ancora un attimino guardare le curve. Secondo me adesso è già in mantenimento, cioè per lui lo sta mantenendo, quindi è una cosina fatta bene. Simpatico questo caricabatterie. Appena riesco vi do anche qualche info in più. Pagato 47 euro. È simpatico perché fa sia da caricabatterie che da mantenitore. In caricabatterie 10 A per quello che dobbiamo fare è tanta roba, assolutamente. Quindi cosa simpatica. Ora vedete io do giù, quindi stacco la corrente, lui ha un attimo che ha la corrente residua, dopodiché andrà a spegnersi da solo. Lo andiamo a guardare appena lo fa. Ci metterà qualche secondo, penso, probabilmente. Eccolo qua, vedete che si spegne. Quindi ragazzi, terminiamo questa prima settimana di lavoro dove, cioè, a volte sarebbe bello andare a vedere il primo video dove c'era l'esplosione di gusto. Siamo qui, quindi ottimo, un bel impiantino, al momento oserei dire ben strutturato, siamo abbastanza tranquilli e tutte le tracce sono al loro posto. Prossima settimana pausa, sapete, c'ho il macello di roba da fare, riprendiamo la settimana ancora successiva di nuovo con Ringhio, che continuiamo ad andare avanti con l'impianto elettrico, soprattutto finiamo la parte delle utenze. Adesso ragazzi siamo in discesa, dobbiamo collegare il frigo, la pompa e le luci. Stiamo comodi, ok? Quando arriverà, soldini permettendo chiaramente, il DC to DC e l'inverter per poi andare a generare l'altro impianto che è quello della 220. Bella, ragazzi, mi sono divertito e per fortuna adesso sto anche al caldo, quindi bella lì, ci vediamo alla prossima!